Ciao amici, benvenuti nel mio canale, io sono Francesco e oggi vedremo insieme come sostituire gli ammortizzatori del nostro portellone, poiché mi sono reso conto che non ce la fa più a salire, ragazzi. Quindi sono le prime avvisaglie che, vedete, non ce la fa più, quindi bisogna accompagnarlo e tirarlo su per evitare testate gratuite. Quindi andiamo a cambiare gli ammortizzatori. Per l'occasione andiamo a installare degli ammortizzatori un po' particolari. Allora, prima cosa volevo ringraziare il venditore JL Tech Store di AliExpress che mi ha inviato questi ammortizzatori un po' particolari. Lo stesso venditore da cui ho acquistato sia gli ammortizzatori per il cofano anteriore, cofano motore, che ho montato sulla mia Nissan Qashqai, dove qua sopra trovate il link per andarvi a vedere il video, e sia anche gli ammortizzatori per il portellone della Nissan Micra K14, dove qua sopra trovate sempre il video dell'installazione. Come al solito nella descrizione del video trovate tutte le info necessarie. Detto questo, andiamo a vedere subito il contenuto. Eccoci qua, cambiamo gli occhiali perché altrimenti non vedo una beata ceppa. Oh, si è fatto giorno. Ma questi ammortizzatori quanto sono tamarri da 1 a 10? Persito! Che ci hanno mai cliccato sopra? Effetto carbonio. Ma non è una pellicola sopra adesiva, è proprio un rivestimento in carbonio. Vedete dentro come è fatto? C'è questo tubolare praticamente che riveste l'ammortizzatore. Per sostituire questi ammortizzatori abbiamo bisogno solo di un giravite spaccato. Allora, gli attacchi, come vedete, hanno già del grasso all'interno, quindi non c'è bisogno di aggiungerne altro. Su questi inferiori non c'è nulla, quindi magari possiamo aggiungere con un cacciavedino un po' di grasso. Meglio abbondare che defiggere. Prima fase. La seconda fase, dobbiamo inserire il giravite internamente a questa fessura e sollevare. Ok, dobbiamo tirare verso l'esterno in modo che così si aprono i ganci, questi interni, e si sfila lo spinotto. Eccolo qua, e questo si sgancia. Non mettete lontano il copri bagagliaio perché adesso ci serve, altrimenti ci diamo il portellone in testa, come già mi è capitato. Ecco perché ve lo dico. Non perché sono bravo. In modo che così il portellone rimane sospeso e possiamo agganciare almeno un ammortizzatore. Se non vi sentite sicuri a lavorare senza nulla che sorregge il portellone, potete anche mettere un bastone da sotto al pianale fino a sopra il portellone, in modo che così non si muove quando andate a togliere il pistone. La terza fase è rimuovere lo spinotto, questo inferiore. Eccolo qua. Ok, quindi inseriamo il giravite al suo interno e allarghiamo i due fermi internamente e questo viene fuori. Togliamo il grasso secco. Andiamo a inserire prima lo spinotto superiore, quello che abbiamo rimosso per primo, in alto. Basta spingere dentro, ragazzi, Eccolo qua, ok? Poi
Togliamo il copri-bagagliaio in modo che possiamo alzare definitivamente il portellone e poi andiamo ad agganciare la parte questa inferiore. Eccolo qua, questo entra da solo ragazzi, basta spingere. Andiamo a sostituire il secondo ammortizzatore del portellone. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Abbiamo visto come installare questi meravigliosi ammortizzatori in fibra di carbonio. Ovviamente ci sono anche altri colori, non c'è solo blu, c'è arancione, c'è nero, c'è grigio e ci sono altri colori, e soprattutto c'è anche il classico ammortizzatore in alluminio colore nero, quindi uguale all'originale. Per notizia, la misura necessaria per il nostro portellone da foro a foro è 53 cm ragazzi, quindi se dovete acquistare un ammortizzatore nuovo ricordatevi da foro a foro 53 cm. Anche con questi ammortizzatori in fibra di carbonio abbiamo la possibilità di regolare gli stessi, la distanza degli stessi, quindi da attacco ad attacco abbiamo all'incirca 1 centimetro per regolarlo. Basta svitare l'ammortizzatore o avvitare l'ammortizzatore per andare a recuperare quel centimetro di distanza, in modo che possiamo centrare perfettamente l'ammortizzatore. Come al solito nella descrizione del video troverete i link necessari per l'acquisto sia di questi in carbonio sia di questi in alluminio neri classici. Prima di congedarmi volevo ringraziare questa azienda JL Tech di AliExpress che ha fornito questi ammortizzatori in fibra di carbonio che avete visto durante l'installazione. Per chi volesse supportare il mio canale può farlo semplicemente iscrivendosi. Ciao belli, alla prossima! Dimenticavo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Grazie di cuore. Ciao!